Ciao viaggiatori, benvenuti su un nuovo video del canale. Oggi parliamo di un tema che mi sta particolarmente a cuore: il viaggio in solitaria. So che per molti l'idea di partire da soli può sembrare intimidatoria, ma vi assicuro che può essere una delle esperienze più arricchenti della vostra vita. In questo video vi guiderò attraverso le 10 destinazioni che considero perfette per chi vuole iniziare o continuare la propria avventura in solo. Preparate passaporto e valigia, si parte! Partiamo con il Giappone, un paese che sembra fatto apposta per chi viaggia da solo. Qui, la solitudine non è vista come qualcosa di strano, ma come una scelta rispettabile e comune. Immaginate di svegliarvi all'alba a Tokyo, il profumo di pesce fresco del mercato di Tsukiji, che vi guida attraverso vicoli stretti dove chef esperti preparano il miglior sushi che abbiate mai assaggiato. Un pasto che, da soli, diventa una meditazione sui sapori. Con circa 1100 euro potrete vivere una settimana indimenticabile. Dividete il vostro tempo tra la frenesia di Tokyo, dove i ristoranti con posti singoli al bancone vi faranno sentire a casa, e la spiritualità di Kyoto. Qui, una passeggiata mattutina nel quartiere di Arashiyama, tra bambù giganti e templi silenziosi, vi farà capire perché i giapponesi apprezzino tanto i momenti di solitudine contemplativa. Non perdetevi un'esperienza in un capsule hotel, più confortevole di quanto possiate immaginare, e approfittate del Japan Rail Pass per spostarvi velocemente tra le città. Il mio consiglio? Dedicatevi una serata al bar più piccolo di Golden Gai, a Tokyo. Il proprietario diventerà il vostro migliore amico per una notte, raccontandovi storie che solo i viaggiatori solitari hanno il privilegio di ascoltare. Se il Giappone è l'arte della solitudine contemplativa, la Nuova Zelanda è il palcoscenico della tua avventura personale. Qui, essere da soli significa avere la libertà di dire sì a ogni sfida che il paese ti propone. Con un budget simile al Giappone, circa 1150 euro, potrete vivere un'esperienza che vi cambierà per sempre. Noleggiate un'auto a Queenstown, la capitale mondiale dell'adrenalina, e preparatevi a un viaggio che ha il sapore della libertà. I paesaggi che vi circonderanno sono così spettacolari che vi sembrerà di essere finiti in un film fantasy. Non a caso, molte scene del Signore degli Anelli sono state girate qui, ma la vera magia accade negli ostelli, la sera, quando viaggiatori solitari da tutto il mondo si riuniscono per condividere storie e pianificare la prossima avventura. Forse finirete per fare bungee jumping con qualcuno che avete appena conosciuto, o magari vi unirete a un gruppo per un'escursione sul ghiacciaio Franz Josef. In Nuova Zelanda si parte da soli, ma non si resta mai veramente soli. Passiamo all'Islanda, una terra che sembra creata per chi cerca il dialogo con la natura. Qui, il concetto di solitudine assume un significato completamente nuovo. Con un budget di circa 1500 euro potrete vivere un'esperienza che definire unica e riduttivo. Immaginate di guidare sulla Ring Road, la strada che circonda l'isola. Da una parte l'oceano, dall'altra paesaggi che cambiano ogni pochi chilometri. Campi di lava, cascate impetuose, spiagge di sabbia nera, la vostra unica compagnia, il suono del vento e, se siete fortunati, il bagliore delle aurore boreali che danzano nel cielo notturno. Non fatevi spaventare dai prezzi. Sì, l'Islanda è costosa, ma esistono modi per renderla accessibile. Cucinate i vostri pasti negli ostelli, approfittate delle piscine termali pubbliche invece delle costose spa e soprattutto condividete l'auto con altri viaggiatori. Le guest house islandesi sono famose per la loro atmosfera accogliente, dove la sera ci si riunisce attorno a una tavola per condividere storie e consigli sui luoghi da visitare. Spostiamoci ora in Vietnam, dove il vostro budget si trasforma in un passaporto per l'avventura. Con soli 700 euro in tasca
potrete vivere una settimana di esperienze che valgono una vita intera. Il Vietnam è quel raro paese che riesce a farvi sentire contemporaneamente esploratori e di casa. Iniziate il vostro viaggio a Hanoi, dove il caos ordinato delle strade vi travolgerà in un abbraccio di profumi e sapori. Sedetevi su uno dei minuscoli sgabelli di plastica che costellano i marciapiedi, ordinate una ciotola fumante di pho e osservate la vita scorrere intorno a voi. Non preoccupatevi di essere soli. I vietnamiti sono maestri nell'arte di far sentire a casa gli stranieri. Il mio consiglio? Prenotate un posto sul treno notturno per Sapa. Nei vagoni letto condivisi fate amicizia con viaggiatori e locali. All'alba vi sveglierete circondati da terrazze di riso che si perdono nell'orizzonte nebbioso. Qui una guida locale, Hamong, vi accompagnerà in un trekking attraverso villaggi dove il tempo sembra essersi fermato. La sera, davanti a una bottiglia di Ruau, Can, scoprirete che le amicizie più profonde nascono proprio quando si viaggia da soli. Non perdetevi Hoi An, con le sue lanterne colorate, e i sarti che in 24 ore vi cuciono un abito su misura per 40 euro. E se pensate che il Vietnam sia solo storia e tradizione, lasciatevi sorprendere dalla modernità di Ho Chi Minh City. Il Portogallo è la prova che non serve andare dall'altra parte del mondo per sentirsi esploratori. Con 900 euro potrete concedervi una settimana di scoperte che bilanciano perfettamente cultura, natura e quella particolare malinconia che i portoghesi chiamano saudade. Cominciate da Lisbona, perdendovi nei vicoli di Alfama. I tram gialli che arrancano su per le colline saranno la vostra guida, mentre il profumo di sardine alla griglia vi condurrà a piccole tascas dove, anche da soli, vi sentirete parte della famiglia. Non abbiate paura di cenare da soli. I portoghesi hanno un rispetto quasi reverenziale per chi apprezza il cibo e il vino in solitudine. Prendete un treno per Porto, dove i ponti sul Douro raccontano storie di navigatori e mercanti di vino. Qui, le degustazioni nelle cantine di Porto diventano un'occasione per fare amicizia con altri viaggiatori solitari. Il mio segreto? Prenotate un posto a cena da Taberna Santo Antonio. Il proprietario vi farà sedere al bancone e prima che il vino sia finito vi ritroverete a cantare fado con i locali. Non dimenticate di dedicare un paio di giorni all'Algarve. Le scogliere dorate che si tuffano nell'Atlantico sono il luogo perfetto per quella conversazione con se stessi che, ammettiamolo, è uno dei motivi per cui abbiamo scelto di viaggiare da soli. Il Canada è immenso e questa immensità è il suo dono più grande per chi viaggia solo. Con un budget di 1.300 euro, preparatevi a un'avventura che vi farà sentire piccoli di fronte alla natura, ma incredibilmente connessi con voi stessi e con gli altri viaggiatori che incontrerete. Vancouver è il punto di partenza perfetto. In questa città dove i grattacieli si specchiano nel Pacifico, anche chi viaggia solo si sente subito a casa. Passate una mattinata allo Stanley Park, noleggiando una bicicletta e fermandovi a chiacchierare con i locali che fanno yoga di fronte all'oceano. La sera, unitevi a un food tour a Granville Island. Il cibo è sempre il miglior modo per rompere il ghiaccio con altri viaggiatori, ma il vero Canada vi aspetta fuori città. Salite sul treno panoramico verso le montagne rocciose. Banff e Jasper vi aspettano con laghi color turchese e ghiacciai millenari. Negli ostelli di montagna, la sera si accende il camino e si condividono storie di orsi avvistati e sentieri scoperti. È qui che capirete che viaggiare da soli non significa essere solitari. In Spagna, viaggiare da soli è quasi un ossimoro. Con 850 euro in tasca e una settimana davanti, scoprirete che gli spagnoli hanno il dono di farvi sentire parte della loro famiglia, estesa dal momento in cui mettete piede nel paese. Cominciate da Barcellona, dove l'architettura di Gaudí vi farà compagnia mentre passeggiate per il Passeig de Gràcia. Ma è la sera che la magia inizia veramente. Entrate in un piccolo bar de tapas nel quartiere del Born, ordinate un vermouth e preparatevi a fare amicizia. Gli spagnoli hanno elevato la socializzazione a forma d'arte, e prima che ve ne rendiate conto, vi ritroverete a fare il giro dei bar con un gruppo di locals
che vi tratteranno come se vi conoscessero da sempre. Spostatevi poi a Granada, dove l'ingresso all'Alhambra è gratuito al tramonto. Mentre il sole tinge d'oro i palazzi nasridi, sedetevi in una delle piccole piazze dell'Albaicín. Qui, gli artisti di strada trasformano ogni serata in una festa improvvisata. Non perdete San Sebastián, il paradiso dei foodie solitari. Qui, la tradizione dei pinzos vi permette di fare un vero tour gastronomico da soli, senza mai sentirvi fuori posto. Saltate da un bar all'altro, ordinando un pinzo e un tixacoli, il vino bianco locale, in ognuno. I banconi affollati sono il posto perfetto per fare 2 chiacchiere con i vicini, magari ottenendo consigli su quale sia il bar migliore per il prossimo assaggio. La Thailandia è spesso etichettata come meta per backpackers in gruppo, ma vi svelo un segreto. È un paese che sa coccolare anche chi viaggia in solitaria. Con 700 euro potrete vivere una settimana da re o regina, alternando templi dorati, spiagge da cartolina e una cucina che da sola vale il viaggio. Iniziate da Bangkok, ma evitate Khao San Road. Invece, prendete un battello sul fiume Chao Phraya, al tramonto. I templi illuminati si riflettono sull'acqua mentre i taxi boat sfrecciano da un molo all'altro. Cercate il Taj Maharaj Pier e seguite il profumo di street food. Qui anche cenare da soli è un'avventura. Indicare piatti dai nomi impronunciabili e fidarsi del sorriso del venditore è parte della magia. A Chiang Mai, nel nord, prenotate un corso di cucina Thai. Non solo imparerete a cucinare un pad thai da fare invidia agli chef locali, ma farete amicizia con altri viaggiatori solitari mentre tentate di non far bruciare il vostro curry. Concludete il viaggio su un'isola, ma dimenticate Phuket. Scegliete invece Koh Lanta, dove il ritmo è più lento e la natura ancora selvaggia. Qui, gli ostelli sulla spiaggia organizzano barbecue al tramonto. Con i piedi nella sabbia e una chan ghiacciata in mano, vi ritroverete a scambiare storie di viaggio con altri esploratori solitari, pianificando la prossima avventura insieme. L'Irlanda è la destinazione perfetta per chi pensa che viaggiare da soli significhi sentirsi soli. Con 1.000 euro potrete vivere una settimana immersi in paesaggi da favola e scoprire che gli irlandesi hanno fatto dell'ospitalità una forma d'arte. Dublino sarà il vostro punto di partenza, ma non fermatevi troppo. Fate un salto al Temple Bar solo per dire di esserci stati, poi cercate i pub dove vanno i locals. Ordinate una Guinness e sedetevi al bancone. Prima che la schiuma si sia depositata, vi ritroverete coinvolti in una conversazione su musica, politica o sul tempo. Gli irlandesi adorano parlare del tempo. Non sorprendetevi se alla fine della serata vi ritroverete a cantare ballate tradizionali con persone che sentite di conoscere da sempre. Noleggiate un'auto e avventuratevi sulla Wild Atlantic Way. Questa strada costiera è un nastro d'asfalto che si snoda tra scogliere vertiginose e spiagge deserte. Fermatevi nei piccoli villaggi di pescatori. Nei B&B locali non siete clienti, siete ospiti. L'ultima destinazione del nostro viaggio è la Danimarca, terra dove la felicità è uno stile di vita e la solitudine è vista come un lusso da assaporare. Con 1.200 euro potrete immergervi per una settimana nel concetto di hygge, quell'indefinibile senso di comfort e contentezza che i danesi hanno trasformato in arte. Copenaghen vi accoglierà con la sua eleganza discreta. Cominciate noleggiando una bicicletta. Qui è più di un mezzo di trasporto, è un modo di vivere la città. Pedalate lungo il porto di Nyhavn, con le sue case colorate che si specchiano nell'acqua. Non temete di entrare da soli nei caffè. I danesi hanno un rispetto quasi reverenziale per chi sa godersi la propria compagnia. Al caffè Granola, nel quartiere di Vesterbro, ordinate una Kanelsnegl, girella alla cannella, e un caffè. Osservate i locals che leggono il giornale in silenzio. Capirete che la solitudine può essere una forma di lusso. E così, cari viaggiatori solitari, concludiamo il nostro giro del mondo. 10 destinazioni, infinite possibilità di scoperta, non solo dei luoghi, ma soprattutto di voi stessi.
perché questo è il vero dono del viaggio in solitaria. La libertà di essere completamente voi stessi, di seguire i vostri ritmi, di cambiare programma all'ultimo momento seguendo il vostro istinto. Ricordate, viaggiare da soli non significa essere soli, significa essere liberi di scoprire chi siete veramente, lontano dalle aspettative e dalle routine quotidiane. Ogni persona che incontrerete lungo il cammino aggiungerà un capitolo alla vostra storia. Se questo video vi è stato utile, non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale. Nei commenti fatemi sapere quale destinazione vi ha ispirato di più e se avete altre mete da suggerire per chi viaggia in solitaria. E soprattutto, raccontatemi le vostre esperienze di viaggio in solitaria. Ogni storia è un'ispirazione per chi sta pensando di fare il grande passo. Grazie per aver viaggiato con me oggi. Ricordate, la più grande avventura è quella che fate con voi stessi. Ci vediamo nel prossimo video, esploratori solitari!